Guarire la tiroide in modo naturale. Ben il 60% delle donne che affrontano i fastidiosi sintomi di una tiroide pigra non vengono diagnosticati. Parte del problema: l'affaticamento, gli sbalzi d'umore, la nebbia cerebrale e l'aumento di peso causati da un malfunzionamento della tiroide sono così vaghi che è facile per le donne e i loro medici attribuirli al semplice invecchiamento. Cosa c'è di più? Tutto dai cibi che mangi o non mangi, i farmaci che prendi possono influenzare la funzione di questa importantissima ghiandola. Fortunatamente, una volta scoperto cosa sta causando il rallentamento della tua tiroide, puoi prendere provvedimenti per guarirla, ripristinando la tua energia e il tuo umore e rendendo la perdita di peso meno faticosa. Le semplici strategie che ti assicurano una salute perfetta della tiroide. La soluzione veloce e naturale. Secondo la US Food and Drug Administration, le donne in premenopausa hanno bisogno di 18 mg di ferro al giorno. Ma le donne in postmenopausa non dovrebbero assumere più di 8 mg al giorno perché non perdono più le riserve di ferro ogni mese durante le mestruazioni. Mentre è possibile mangiare cibi vegetali ricchi di ferro come fagioli e verdure è l'approccio migliore, soprattutto dopo la menopausa. Questo perché gli alimenti vegetali forniscono ferro non eme, una forma che viene assorbita più facilmente quando le riserve di ferro del corpo sono basse e meno facilmente assorbita quando le riserve sono alte. Questo aiuta a prevenire il sovraccarico di ferro. Le verdure in foglia contengono 6 mg di ferro per tazza. Altre fonti vegetali di ferro includono lenticchie, 6 mg per tazza, fagioli, 5 mg per tazza, semi di zucca, 5 mg per un quarto di tazza, e funghi, 4 mg per mezza tazza. Un modo semplice per aumentare l'assunzione di ferro e ridurre l'infiammazione che sopprime la tiroide. Godetevi i cibi ricchi di omega 3 come il salmone, lo sgombro, la selvaggina, pollo ruspante, uova di galline ruspanti, formaggio e latticini da animali a pascolo. Anche aumentare il sapore dei vostri pasti con erbe e spezie antinfiammatorie può portare grandi benefici. Provate ad aggiungere 2 cucchiai di curcuma alle salse o ai condimenti per l'insalata ogni giorno. I ricercatori hanno scoperto che la curcumina della spezia abbassa significativamente i livelli di 3 marcatori infiammatori chiave in appena 8 settimane. Tra gli altri aromi antinfiammatori ci sono lo zenzero, il rosmarino, il timo, il prezzemolo e la menta piperita. Aggiungere booster di ferro. Puoi migliorare l'assorbimento del ferro mangiando cibi ricchi di ferro insieme a frutta e verdura ricca di vitamina C, come agrumi, peperoni e broccoli. Anche intelligente. Bere un bicchiere d'acqua con un cucchiaio di aceto di mele bio prima dei pasti ricchi di ferro. O condite le vostre insalate con una miscela di una parte di aceto di mele e 3 parti di olio d'oliva. L'acido dell'aceto aiuta a rilasciare il ferro dal cibo, quindi più minerale è disponibile per l'assorbimento nell'intestino. Limitare gli impoveritori di ferro. Gli scienziati di Harvard hanno identificato 2 composti vegetali che bloccano l'assorbimento del ferro fino al 64%. Le tannine nel caffè e nel tè e i fitati nei cereali. Combattere l'infiammazione. Considera di scambiare gli alimenti che sono altamente infiammatori, come la farina bianca, il latte bovino A1, la carne di maiale in genere e tutta la carne di allevamento, con alimenti con forti proprietà antinfiammatorie, specialmente frutta a basso contenuto di zucchero, verdure, noci, fagioli e formaggi e latticini di capra a pascolo. Il motivo? La maggior parte di noi è infiammata all'interno. Un problema innescato da tossine, cibo spazzatura, allergie alimentari nascoste e stress. Gli ormoni che rilasciamo per combattere l'infiammazione finiscono per bloccare i percorsi che i nostri ormoni tiroidei utilizzano, quindi quando il tuo corpo sta combattendo l'infiammazione, la tua tiroide lotta, spiega la nutrizionista Hailey Pomeroy, autrice di Fast Metabolism Diet, notando che l'aumento di peso, bassa energia, nebbia del cervello e perdita di capelli sono conseguenze comuni. Il glutine è ovunque. Pane, cereali, pasta, condimenti per insalate e altro ancora. Il che lo rende difficile da evitare. Ma milioni di noi sono sensibili alla proteina appiccicosa che si trova nel grano e che viene usata come legante in molti alimenti trasformati. Questo è un problema, specialmente quando si tratta della salute della tiroide. La struttura molecolare della porzione proteica del glutine assomiglia molto a quella della tiroide, spiega Ronald Hoffman, MD, direttore medico dell'Hoffman Center di New York City. Quindi, quando il tuo corpo produce anticorpi per attaccare il glutine, come fa quando sei sensibile al glutine, attacca anche il tessuto tiroideo. Cosa c'è di più? La sensibilità al glutine è in aumento.
Negli ultimi 30 anni, il grano è stato geneticamente modificato per avere un maggiore contenuto di glutine. Così molte più persone stanno avendo problemi, dice lo specialista di medicina olistica David Braunstein, MD, autore di Overcoming Thyroid Disorders. E gli adulti con una tiroide sottoattiva hanno 12 volte più probabilità di avere un'allergia al glutine rispetto a quelli con una ghiandola sana, secondo uno studio della Finlandia. Il modo migliore per vedere se il glutine è dietro la tua tiroide lenta è quello di rimuoverlo dalla tua dieta per 30 giorni, poi reintrodurlo, dice lo specialista della tiroide Kent Oltorf, MD. Come fare? Sostituire il pane bianco, la pasta bianca e la maggior parte dei carboidrati bianchi, con carboidrati naturali e minimamente lavorati senza glutine come fagioli, riso integrale e patate dolci. Se ti senti benissimo senza glutine, questo è un buon segno che potrebbe essere un problema per te, dice il dottor Rom. Se lo reintroduci e noti mal di testa, dolori articolari, affaticamento, disturbi digestivi o aumento di peso, è probabilmente saggio ridurre al minimo o eliminare il glutine. Mangiare cibi curativi. Aggiungere olio di cocco. Nelle persone sensibili al glutine, la gliadina, una proteina del glutine, causa un'infiammazione che porta alla perdita dell'intestino e al peggioramento dei sintomi. Il rivestimento dell'intestino è in gran parte a base di grassi, ci vuole il grasso, dice il dottor Palanisamy. L'olio di cocco aiuta a ricostruire il rivestimento e riduce l'infiammazione. Inoltre, i suoi acidi grassi stimolano il funzionamento della tiroide e accelerano la combustione dei grassi del 50%. Caricatevi di fibre. Le persone che eliminano il glutine dalla loro dieta a volte finiscono per essere a corto di fonti di fibre, come i prodotti integrali di grano, un fattore che ha dimostrato di aumentare il rischio di sbalzi glicemici che prosciugano ulteriormente la tiroide. Gli esperti raccomandano di lavorare lentamente fino a consumare 25 grammi di fibre al giorno da alimenti come frutta, legumi, noci e verdure. Infatti, per il 75% delle donne che soffrono di tiroidite di Hashimoto, un disturbo autoimmune che ostacola la produzione di ormoni tiroidei, la colpa è di un microbioma squilibrato, nota il dottor Kellman. I batteri che vivono nel tratto gastrointestinale mantengono l'integrità della parete intestinale e sovrintendono alla funzione del sistema immunitario, spiega. Ma quando i batteri cattivi superano quelli buoni, la parete intestinale può diventare permeabile, permettendo ai batteri e al cibo non digerito di entrare nel flusso sanguigno, una condizione chiamata sindrome dell'intestino che perde. Inoltre, l'intestino e la ghiandola tiroidea dipendono l'uno dall'altra per funzionare correttamente. L'ormone tiroideo è attivato nell'intestino. Ma quando il microbioma non è equilibrato, ciò non è possibile e il corpo sperimenta uno stato di bassa tiroide, spiega Kellman. L'ormone tiroideo segnala anche all'intestino di contrarsi, digerire il cibo ed espellere i rifiuti. Cospargere di semi. I grassi omega 3 calmano l'infiammazione che compromette il funzionamento della tiroide, e i semi di chia sono la fonte numero 1 di omega 3 in natura. Solo 2 cucchiai forniscono 8 volte più grassi di bilanciamento ormonale di 300 grammi di salmone, e offrono una dose di fibra, che alimenta i batteri intestinali buoni. Per ottenere i benefici, basta cospargere i semi di chia su yogurt, farina d'avena, insalate o frullati. Aggiungi i batteri buoni. Devi prendere i ceppi probiotici giusti per ottenere i risultati che vuoi, afferma Michel Chofro-Cook, autore di The Probiotic Promise. Se hai preso antibiotici di recente, un integratore con Lactobacillus paracasei, Rhamnosus e Bifidum aiuterà il tuo sistema a riprendersi. Molte donne trovano che la combinazione di Lactobacillus acidophilus e Bacterium breve è particolarmente potente. Quando si assumono probiotici, Cook raccomanda di prendere un integratore con almeno 5 miliardi di unità formanti di colonie una volta al giorno, idealmente come prima cosa al mattino. E per ottenere i migliori risultati, il dottor Kellman consiglia di ruotare la vostra marca preferita ogni 30 giorni per dare al vostro sistema una più ampia varietà di batteri. Introducendo regolarmente nuovi ceppi, creerete un microbioma più vario. Optare per il vino rosso. Sorseggiare vino rosso bio aumenta la diversità dei batteri intestinali buoni, secondo una nuova ricerca del King's College di Londra. Il vino rosso ha polifenoli, composti che alimentano i batteri intestinali benefici, spiega l'autore dello studio Caroline Leroy. Non sei un bevitore di vino? I polifenoli si trovano anche nelle bacche rosse e nel cioccolato. Il carico di prebiotici, che nutrono i batteri intestinali, e probiotici, che migliorano la salute dell'intestino, può ripristinare l'equilibrio del microbioma, dice Raphael Kellman.
Un modo semplice per farlo. Mangiare cibi come aglio, crauti crudi, ravanelli, asparagi, yogurt, kefir, che forniscono prebiotici e probiotici. Selenio. Aumentare l'assunzione di questo nutriente è un modo provato per guarire una tiroide pigra e accelerare la perdita di peso. Ecco come fare. Probabilmente hai provato almeno una dieta quest'anno, se sei come la maggior parte delle donne. Forse hai anche avuto successo. Ma se ci vuole il doppio dello sforzo per perdere anche solo la metà del peso che prima riuscivi a far cadere senza sforzo, potresti essere bloccata in una trappola di grasso causata da un basso livello di un minerale che stimola il metabolismo e che probabilmente ti fa perdere energia e rallenta la tiroide. L'anello mancante? Il selenio. Ottimizzando i livelli di selenio si guarisce una tiroide lenta per aiutarti a dimagrire rapidamente, e fornisce una serie di altri benefici per la salute, tra cui la riduzione del colesterolo e dell'ansia, nonché l'energia sovralimentata. Le noci del Brasile sono il cibo più denso di selenio al mondo, ma la quantità di selenio presente nelle noci può variare enormemente in base al luogo di coltivazione. Infatti, mentre il frutto medio contiene 96 mcg di selenio, l'USDA riferisce che possono contenere fino a 192 mcg. Per frutto quindi si potrebbe ottenere più del limite superiore di sicurezza di 400 mcg. Da soli 3 noci del Brasile. Ecco perché il dottor Rom raccomanda di pensare alle noci del Brasile come ad un cibo, a volte, piuttosto che a un integratore. Se ti piacciono le noci del Brasile, mangiale ogni tanto, ma non trattarle come un integratore quotidiano perché potresti tecnicamente andare in overdose di selenio, avverte Wentz, autore di Hashimoto's Food Pharmacology. Infatti, se prendete un integratore di selenio, raccomanda di saltare la dose nei giorni in cui vi piacciono le noci del Brasile. Mentre è difficile ottenere la dose terapeutica di 200 mcg di selenio dal cibo senza fare uno spuntino con le noci del Brasile, puoi dare una mano alla tua tiroide incorporando altri alimenti ricchi di selenio nella tua dieta. Le tue scommesse migliori includono pesce d'acqua salata come salmone, merluzzo, tonno e sgombro, 92 mcg. Per 100 grammi, cereali integrali, come riso integrale, orzo e avena, 70 mcg. Per tazza, manzo, pollo ruspantè e agnello, 40 mcg. Per 100 grammi, funghi, 31 mcg. Per mezza tazza, pollo, 27 mcg. Per 100 grammi, uova, 20 mcg. Ciascuna. E noci e semi, 17 mcg. Per cucchiaio. Vitamina D. Il carico di questa vitamina del sole, giustamente chiamata, rivitalizza la tiroide per un'energia alle stelle, un umore brillante e un rapido dimagrimento. Ma ottenere abbastanza vitamina D può avere profondi benefici, secondo lo specialista di medicina funzionale Mark Hyman. Perché l'ormone tiroideo T3, che è l'ormone principale del metabolismo, funzioni, deve legarsi ai recettori cellulari nel corpo, la vitamina D innesca questi recettori. Quando i livelli di D sono ottimizzati, dice, gli effetti benefici della tiroide sono potenziati, godiamo di una maggiore energia, un dimagrimento più rapido e un umore più luminoso. Oltre a passeggiare all'aperto, assumere un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo dall'Alaska ricco in vitamina D e omega 3. Eliminare l'assunzione di fluoro. Se la tua fornitura d'acqua è fluorizzata, prendi in considerazione l'installazione di un filtro ad osmosi inversa. Puoi anche bere acqua in bottiglia, ma assicurati che il fluoruro sia 0,2 parti per milione o meno. Un'altra strategia intelligente: passare a un dentifricio senza fluoro. Ed elimina le gomme da masticare con fluoro. Iscriviti al canale per continuare a trasformare la tua salute.